Ciao a tutti cari amici di Fabula, sono Izzo, il vostro amico scienziato. Oggi parleremo della tessitura di una roccia ed è un argomento un po' particolare perché questo si studia all'università solitamente, di geologia. E io volevo riproporvelo perché è davvero un argomento interessante, ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con l'episodio. Sono sostanzialmente le relazioni fra i materiali che compongono una roccia, indipendentemente che questi siano cristalli, clasti, fossili o altro. La tessitura è una cosa molto importante in geologia, specialmente in ambito petrografico e mineralogico, perché costituisce la base fondamentale per classificare una roccia e per interpretare i processi di formazione. Abbiamo qui due cose da vedere, ossia la dimensione e la posizione dei cristalli che compongono le rocce. In questo caso, la tessitura dipende dai tempi di raffreddamento del magma. Se ad esempio si raffredda all'interno della camera magmatica, avverrà molto lentamente e formerà minerali ben definiti e grandi, perché avranno il tempo di svilupparsi. Al contrario, se il magma fuoriesce dal camino vulcanico trasformandosi in lava, avrà un raffreddamento molto rapido e quindi i minerali non avranno il tempo di svilupparsi bene ed infatti si presenteranno più piccoli e meno sviluppati. In base alla loro abbondanza si possono avere i minerali principali quando sono abbondanti e caratterizzano la roccia e i minerali accessori quando invece sono presenti in quantità molto ridotta. La loro presenza o assenza può essere utile per comprendere meglio il tipo di roccia. Poi, in base al meccanismo di formazione in relazione al magma, si possono distinguere nelle rocce magmatiche i minerali primari, che sono quelli che si sono formati per cristallizzazione diretta dal magma, mentre quelli secondari quando sono prodotti da alterazioni o trasformazioni post-magmatiche. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.